Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Elicottero! Circa una settimana fa ho scritto una cosa su community sul mio canale. Praticamente mi sono lamentata dicendo ho trovato un negozio dove si pagava 1 euro per entrare nel bagno. È assurdo! E avete lasciato i commenti, tantissimi grazie. Appunto volevo parlare meglio di questa cosa perché ho notato una bella differenza della cultura tra italiana e giapponese, ma non mi lamenterò solo dell'Italia. Finora ho già parlato tante volte dei bagni che in Italia sono spesso sporchi e ce ne sono pochi in giro rispetto al Giappone, e alla fine ho capito che in Italia i bagni pubblici sin dall'inizio non è un luogo pulito, anzi sempre sporco, e quindi non vi sedete neanche, non pensate neanche di sedervi. Ma per i giapponesi abbiamo immagine diversa per i bagni pubblici. Sono i luoghi che devono essere puliti. Addirittura i bagni per donne nei negozi, grande magazzino, spesso c'è anche divano col specchietto, belli, il luogo veramente come salone di capelli, quindi proprio immagini diverse per i bagni pubblici. Praticamente i giapponesi fin da piccoli, anch'io, nelle scuole elementari c'è il momento della pulizia ogni giorno, quindi gli insegnanti o le scuole ci hanno insegnato che se lo usi lo pulisci, quindi i bambini delle scuole elementari puliscono aula, corridoio, e all'ingresso della scuola c'è un armadio dove lasciamo le scarpe. Anche lì togliamo le scarpe, puliamo dentro ogni scaffale, facciamo questa cosa ogni giorno. E anche i bagni li puliamo noi, i bambini, facendo turno ogni settimana. E per pulire per esempio aura, prima puliamo con scopa e dopo portiamo secchio con l'acqua dentro, mettiamo straccio e laviamo per terra. Quindi non usiamo neanche quello, come si dice, bastone mocio bagnato, ma sporchiamo le nostre mani dentro l'acqua e puliamo facendo così. Anche se ogni giorno facciamo pulizie, ogni giorno è sporca l'aura e l'acqua diventava proprio nera, dovevamo cambiare spesso anche secchio. E una volta all'anno c'è anche gita scolastica, praticamente noi portiamo pranzo o bento, tutti gli studenti della scuola andiamo a piedi da qualche parte, ma ci mettiamo almeno all'andata un'ora, forse di più. Quindi andiamo sopra collina, andiamo fino al luogo abbastanza lontano dove c'è tipo campo, e così dopo possiamo fare pranzo fuori come picnic e possiamo anche giocare dopo. Questa attività si chiama Ensoku e c'è anche ora di merenda, quindi, e dopo ci saranno sicuramente carta o plastica da raccogliere, no? Anche prima di lasciare questo posto c'è sempre tempo di pulizia. Quando si fa questa attività gli insegnanti ci dicono questa frase: "Kita toki yorimo utsukushiku". Lasciamo il luogo più pulito di prima che noi siamo arrivati. Nelle scuole giapponesi sempre facciamo le cose in gruppo, quindi crescendo così i giapponesi di solito vogliono essere sempre in gruppo, nel senso che se fai una cosa diversa dagli altri sei visto un po' male, strano, e ti vergogni. In più in Giappone comunque dare fastidio agli altri è una cosa tabù, non si fa, non puoi fare. Quindi parlare con la voce alta nei mezzi pubblici, parlare fermi in mezzo strada, devi guardare sempre la situazione intorno. Quindi fuori casa i giapponesi sembrano educati, cioè lo sono, ma educati, e poi lasciano sempre luoghi puliti. Ma in Italia è completamente viceversa. Voi avete casa grande, bellissima, avete buon gusto di arredare casa e lasciate sempre pulito, soprattutto quando vengono gli ospiti, no? Mi sono sempre detto wow, che bella casa! E ovviamente il bagno è pulito, anche cucina è sempre pulita. Voi riuscite a tenere così pulito, così bello nel vostro luogo, ma perché non fuori? Cioè, se riusciste a tenere pulito anche fuori vostra casa sarebbe ottimo, no? Ma perché
invece fuori non vi frega niente. Questo fate brutta impressione agli stranieri che vengono in Italia, ma invece i giapponesi, luoghi fuori sono puliti belli, ma dentro casa dei giapponesi spesso disordinata, tanta roba in giro, spesso non hanno buon gusto come voi e non sanno neanche mettere in ordine mediamente, io dico non tutti ovviamente, ma incluso me. Io quando ero in Giappone sempre c'era disordine nella casa mia, quindi proprio contrario. Non so se avete mai sentito che in Giappone a volte trovi un appartamentino e dentro appena apri già da ingresso pieno di immondizie, mucchio di immondizie. Questo tipo di casa si chiama gomiyashiki. C'è anche, non so, secondo me la persona è malata psicologicamente perché non hai più forza di anche buttare via le immondizie sempre accumulato. Uno perché lavora tante ore, anche in realtà mia sorella quando lavorava tutti i giorni tantissime ore, quando torni a casa non hai forza di cucinare, non hai forza di pulire la casa. Quindi, tornando a casa, ti fermi a comprare qualcosa da mangiare, lo mangi a casa, poi dormi, lasci plastica, immondizie in giro per casa. Un'altra cosa che secondo me è causa di riempire mucchio di spazzatura dentro casa è che in Giappone ci sono ovunque convenience store che sono aperti 24 ore su 24 tutti i giorni. È comodissimo, ma fai sempre spese inutili. Sempre c'è sacchetto di plastica per bento, bottiglietta di plastica, bevande. Ogni giorno c'è un sacchetto di rifiuti. Ultimamente in Giappone è diventato a pagamento questo sacchetto di plastica anche nei convini. Questa cosa è ottima, però comunque c'è anche il distributore ogni angolo, quindi puoi comprare quando vuoi ovunque. Anche questo crea di più rifiuti, quindi mi ha fatto confrontare le due culture così diverse, che voi tenete pulito dentro, fuori no, invece in Giappone è viceversa. Quindi alla fine la mia conclusione arriva a: se ci fosse una via di mezzo. Ma secondo me in Italia farebbe meglio nelle scuole elementari se fanno fare pulizie ai bambini, agli studenti. Cioè forse mamme italiane si arrabbierebbero: ma perché i miei figli che devono pulire la scuola? Ma è una cosa molto utile e fare pulizia non è una cosa brutta, anzi, cioè serve per vivere, e quindi perché non fate a scuola? È una buona educazione, quindi secondo me in Italia dovrebbe fare così. Cioè i bambini che devono pulire il loro bagno, il loro aula, il loro corridoio, il loro scuola. Ok, grazie di avermi seguito anche oggi e lasciate i commenti che ne pensate. Ho un po' paura di leggerli, ma ci vediamo alla prossima! Matane, matane, matane! Bye bye!